Bentornati da Emanuele su Nobu4Games. Nella puntata precedente abbiamo visto quali sono stati i videogiochi arcade più venduti nella storia. Oggi restiamo sempre nell'ambito delle sale giochi per andare invece a vedere quali sono stati gli arcade più premiati dalla critica. Benvenuti nella seconda puntata di Top Games. Prima di cominciare, lasciatemi fare la mia solita premessa, mi spiace ma ci vuole. Per quanto riguarda i retro game e anche i giochi arcade, non mi sono mai imbattuto in un sito sullo stile di Metacritic che mettesse in ordine semplicemente i voti dei videogiochi dal più alto al più basso. Così come, a dir la verità, non mi sono mai imbattuto così tanto in recensioni di giochi puramente arcade. Mi è sempre capitato molto spesso di imbattermi nelle recensioni delle conversioni dei videogiochi da opera per sala giochi a adattamento per PC o console di quel periodo. E questa cosa è comprensibile anche perché effettivamente se all'epoca andavi in sala giochi e provavi un gioco che non ti piaceva, al massimo ci avevi perso 200 o 500 lire o anche 1000 lire a seconda del periodo. E quindi era più logico che i giornalisti recensissero le conversioni, proprio perché se acquistavi invece un videogioco proveniente dall'arcade in versione PC o console, magari ci perdevi anche 100.000 lire, quindi avevi perso qualcosa di più. Perciò ho consultato le mie fonti, molte delle quali le trovate come sempre in descrizione, e ho cercato di stendere un elenco di una ventina di videogiochi che vedo tra i più citati in assoluto quando si tratta per l'appunto di opere che hanno avuto un peso nelle sale giochi. Quindi cominciamo con questo elenco, come sempre dalla posizione numero 20. Per la posizione numero 20 vi chiedo di fare uno sforzo di immaginazione. Pensiamo di tornare nel 1983, di essere di fronte al nostro cabinato a giocare al nostro videogioco con il personaggio fatto di pochi pixel e anche l'ambientazione. Finiamo la partita, poi ci addentriamo nei corridoi della sala giochi e ci troviamo improvvisamente di fronte a una specie di cartone animato. Wow! E questa immagino che debba essere stata la reazione di moltissime persone, è stata anche la mia, anche se io ovviamente nell'83 avevo solo un anno, ma Dragon Slayer, che è il videogioco della Cinematronics che occupa questa posizione, ho poi potuto vederlo dal vivo qualche anno dopo, verso la fine degli anni 80. Dragon Slayer oggi farebbe nascere qualche polemica perché, a dir la verità, una volta iniziato a giocare ci si rendeva conto che non era un vero e proprio videogioco. Oggi lo chiameremo un'opera composta al 100% da quick time event, quindi tu avevi una plancia, assistevi a un filmato che sembrava effettivamente un cartone animato tipo della Disney e a un certo punto ti veniva chiesto di premere uno di questi 4 tasti nel momento giusto. Se lo premevi nel momento corretto il gioco andava avanti, altrimenti perdevi una vita fino ad arrivare al game over. Era anche abbastanza esigente, bisognava essere precisi non al secondo ma all'istante. Ma all'epoca, perché è molto spesso citato quando si tratta di videogiochi che hanno fatto la storia degli arcade? Perché è stato come uno sguardo nel futuro. All'epoca parole come la digitalizzazione era qualcosa che sembravano quasi dei termini fantascientifici e in effetti il supporto dei laserdisc, che poi era quello che sfruttava
Dragon Slayer e gli altri pochi giochi di questa categoria si sono evoluti tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 nei full motion video, e poi verso la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio si è passati definitivamente all'epoca digitale con l'arrivo dei DVD. Però solitamente lo vedo citato proprio perché all'inizio degli anni 80 vedere una cosa di questo tipo era davvero come trovarsi di fronte a un'anticipazione del futuro. Quindi posizione numero 20 per Dragon Slayer. Per la posizione numero 19 devo ammettere che ci ho messo il mio zampino, perché l'opera in questione non l'ho vista quasi mai citata, forse una, massimo 2 volte, ma la motivazione che ho letto mi ha fatto capire che dovevo comunque per forza inserirlo in questo elenco. Dance Dance Revolution del 1998, pubblicato da Konami, occupa questa posizione perché, se come me avete vissuto in parte l'epoca delle sale giochi, vi ricorderete che a un certo punto, intorno alla metà degli anni 90, con l'arrivo della PlayStation, le differenze tra i giochi arcade e i porting che venivano fatti su console cominciavano sempre di più ad assottigliarsi. Io ricordo ad esempio delle ottime conversioni su PlayStation di giochi come i vari Tekken, Ridge Racer, e poi a un certo punto c'è stato addirittura, il sorpasso. Gli adattamenti per console erano addirittura migliori di quelli originali per arcade. Penso ad esempio all'adattamento su Dreamcast di Soul Calibur 2. La versione per Dreamcast graficamente era vistosamente migliore. Stessa cosa qualche tempo dopo per l'adattamento di Tekken Tag Tournament su PlayStation 2. Quindi Dance Dance Revolution occupa la 19ª posizione perché in linea di massima il Rhythm Game è stato un genere di videogiochi che è riuscito a trascinare avanti il panorama arcade per tempi anche relativamente lunghi, perché ricordo che fino a qualche anno fa ancora mi imbattevo in questo genere di videogiochi quando andavo in centri commerciali o quando andavo nei multisala. Quindi bisogna rendere omaggio a questa cosa, perciò Dance Dance Revolution occupa la posizione 19. In 18ª posizione c'è Arkanoid, pubblicato nel 1986 da Taito. Ma qui vi confesso una cosa: a dire il vero, quando da piccolo giocai ad Arkanoid, un gioco che ovviamente mi conquistò così come conquistò tantissime altre persone, è stato un grande successo di quel periodo, non sapevo che in realtà si ispirava tantissimo a un gioco molto più vecchio, dei primi anni 70, che si chiamava Breakout, pubblicato dalla Atari. Oggi mi sembra quasi strano pensare che Arkanoid è riuscito ad avere così tanto successo nonostante fosse appunto una sorta di versione molto più pompata di Breakout. In Arkanoid, oltre ad avere questa asticella che ti permetteva di far ribalzare una pallina per andare ad abbattere i tasselli che si trovavano sulla parte alta dello schermo, avevi poi tutta una serie di power up che aumentavano la lunghezza dell'asticella, che ti davano anche potenza di fuoco, che aumentavano anche il numero di palline, che rendeva la partita molto più avvincente. Il gioco si comandava attraverso una trackball che permetteva di avere dei movimenti molto più fluidi e reattivi. E questo è bastato per rendere appunto Arkanoid un grandissimo successo per le sale giochi, non solo negli anni 80 ma anche negli anni a seguire. Ora, io non sono mai stato un grande amante degli sparatutto, ma è chiaro che, data la loro immediatezza, è sempre stato un genere che con le sale giochi ci andava a nozze. In 17ª posizione, quindi, ho inserito un gioco del 1987 pubblicato dalla Irem di nome R-Type. È stato uno shooter molto importante perché in sostanza cominciava ad essere un videogioco dove per vincere non bisognava semplicemente sparare a tutto ciò che si muoveva.
Il fulcro dell'esperienza infatti era una sorta di modulo orbitale che, se non ricordo male, si chiamava Force, che ruotava attorno alla nostra astronave e che si poteva utilizzare sia come scudo sia come arma remota. Quindi si introduceva un ulteriore elemento strategico negli shooter che poi ha fatto scuola. R-Type aveva un'altra caratteristica diventata iconica per tutto il resto della serie, ovvero una particolare estetica definita biomeccanica, che univa negli scenari elementi organici a elementi meccanici, una cosa che non sembra molto elegante da dire, ma è stato davvero un elemento di design molto iconico per questa serie. Metal Slug, creato nel 1996 dalla Nazca Corporation e pubblicato dalla SNK, si trova nella 16ª posizione perché ha rappresentato l'apice della pixel art, non solo per gli shooter, ma per i videogiochi in generale. Ma Metal Slug è famoso anche per altri due motivi. Infatti tutti i personaggi, i soldati e i veicoli che ci sono nel gioco sono estremamente dettagliati e unici, sia nell'aspetto che nel design. E poi anche perché il gioco è pervaso da un umorismo un po' grottesco, pieno di citazioni al mondo del cinema e dell'animazione, che è diventato un vero marchio di fabbrica di tutta la serie. C'è da dire anche che rispetto a molti altri giochi arcade, Metal Slug si lascia giocare, cioè voglio dire che non è un videogame punitivo da subito e anche se non si è un super esperto, si riesce ad andare avanti per qualche livello senza arrivare subito al game over, e quindi è anche un gioco molto divertente. Nella posizione numero 15 troviamo Tetris, ma nella sua versione arcade pubblicata da Atari nel 1988 e che è famosa per diversi motivi. Il primo è il fatto che introduceva il multiplayer simultaneo che permetteva a due giocatori di sfidarsi fianco a fianco, una caratteristica che effettivamente mancava nelle prime versioni domestiche. C'è poi anche tutta l'estetica con l'arrivo di questi blocchi molto colorati e poi anche quegli intermezzi con i ballerini russi che davano un po' di personalità in più al gioco. E poi la caratteristica principale di Tetris è il fatto che riusciva a piacere un po' a tutti, non soltanto agli appassionati di videogiochi, e Tetris infatti da un punto di vista arcade è molto ricordato anche perché ha letteralmente portato nelle sale giochi persone che tendenzialmente non ci volevano entrare. Io ricordo ancora quando vidi per la prima volta in sala giochi Mortal Kombat, pubblicato nel 92 dalla Midway. Io in realtà non frequentavo davvero le sale giochi, in realtà erano quelle sale giochi ambulanti che venivano con le giostre durante le sagre di paese, e io ovviamente cercavo all'epoca Street Fighter e giochi di quel tipo, e a un certo punto mi ritrovai di fronte a questo cabinato dai toni anche un po' rossi, con questi personaggi che per l'epoca sembravano davvero iperrealistici. Mortal Kombat ha avuto questo grandissimo impatto, ha saputo digitalizzare molto bene i vari guerrieri, creando questo videogioco di arti marziali dall'atmosfera un po' mistica, che sotto certi punti di vista riprendeva un po' anche l'immaginario di pellicole come Grosso Guaio e Chinatown, e lo mescolava al fantasy e a quel sapore tipicamente magico e orientale. Mortal Kombat è comunque un bellissimo picchiaduro per l'epoca, divertente secondo me anche al giorno d'oggi, pur con tutte le limitazioni del caso, ma è famosissimo per aver introdotto anche la questione delle fatality, quindi queste mosse un po' cruente con le quali era possibile terminare l'avversario dopo l'uscita della famosa scritta Finish Him. Questa cosa scatenò tutta una serie di polemiche, in particolare negli Stati Uniti d'America, che poi portarono alla fondazione di tutti i vari sistemi di classificazione. Qui da noi abbiamo il PEGI,
che permettono di capire la tipologia di contenuto di un'opera multimediale. Perciò posizione numero 14 per Mortal Kombat. Ghosts and Goblins del 1985, pubblicato da Capcom, occupa la 13ª posizione ed è stato un gioco che ha saputo catturare un po' la rinascita del fantasy. All'epoca uscivano film come Conan, La storia infinita, Labyrinth, e è un gioco che ha saputo mescolare questo immaginario con un po' di horror e tanto humor. È stato un gioco che viene ricordato anche come uno dei più difficili dell'era arcade, anche se secondo me questa nomea è un po' ingiustificata, perché certamente è complicato, ma secondo me è uno di quei videogiochi che, come dimostrano anche numerosi long play su internet, se ci si mette di impegno si può imparare a dominare, a differenza magari di tanti altri giochi arcade che sono molto più difficili e secondo me molto più impossibili. Mi piace pensare a Ghosts and Goblins anche perché è proprio uno di quei giochi che io ricordo, lo vedevo molto frequentemente quando ero bambino, non tanto, o meglio, non solo nelle sale giochi, ma anche quando mi capitava di andare, ad esempio, in un bar o in una pizzeria o anche in un ristorante. C'erano magari pochissimi videogiochi, ma Ghosts and Goblins di solito era uno di questi, quindi è stato sicuramente un grande successo degli anni '80. Perciò Ghosts and Goblins è stato un gioco che ha saputo prendere a piene mani da un immaginario che era molto in voga in quel periodo e lo ha trasformato in una particolare esperienza ludica. Un altro picchiaduro che ha fatto la storia e che occupa la 12ª posizione è Virtua Fighter, pubblicato da Sega nel 1993. Anche in questo caso ricordo molto bene la prima volta che lo vidi, ero sempre in quella, sala giochi itinerante, e ricordo che il mio stupore nel trovarmi di fronte a questo picchiaduro dove finalmente vedevi la telecamera che ruotava attorno ai personaggi. Certo, erano personaggi molto cubettosi, la grafica poligonare in quegli anni stava facendo i suoi primi passi, però questa cosa di vedere questi personaggi che si muovevano anche molto fluidamente e che proponevano tecniche di arti marziali, non c'erano palle energetiche o cose di questo tipo, era una sensazione molto affascinante e per questo motivo Virtua Fighter è stato un gioco davvero molto importante che poi ha dato inizio a tutto un filone di picchiaduro 3D che ha portato avanti il mercato dei videogiochi per un periodo di tempo molto lungo. Penso ovviamente a saghe come non solo quella di Virtua Fighter ma anche quella di Tekken, di Soul Calibur, eccetera. Perciò posizione numero 12 per un capolavoro di Sega dal nome Virtua Fighter. Non è stato di certo il primo videogioco a mostrare la grafica poligonare, ma nella posizione numero 11 c'è Virtua Racing, pubblicato da Sega nel 1992, perché comunque è stato il gioco che ha definitivamente spalancato le porte al 3D. È un'opera rimasta iconica anche perché la sua fluidità garantiva da un lato un bellissimo senso di velocità, ma dall'altro permetteva anche di cambiare visuale con un movimento, con una fluidità che prima non si erano ancora viste nel mondo dei videogiochi. E poi bisogna anche aggiungere che quella grafica, quell'estetica molto pulita e anche molto essenziale era comunque il giusto assaggio di quello che sarebbe venuto poi in seguito nel mondo dei videogiochi proprio grazie all'arrivo in massa della grafica poligonare. Arriviamo alla posizione numero 10 e direi che da qui in poi è stato molto difficile selezionare i videogiochi perché a dir la verità li vedo citati praticamente sempre. Comunque in 10ª posizione ho scelto di mettere Pong, il gioco di Atari del 1972. Pong, come ho già detto anche in altre occasioni, in altri video, non è stato di certo né il primo videogioco né tantomeno il primo arcade,
ma è famosissimo, è importantissimo perché è stato il primo videogioco ad avere un grandissimo successo, a dimostrare anche da un punto di vista economico che nel 1972 il videogame, l'industria videoludica poteva avere un seguito. Un gioco molto intuitivo, molto immediato, certamente oggi un po' superato, chiaramente oggi giocare a Pong non è divertente come ai tempi, però quello che dico sempre è che una partita a Pong bisogna farla almeno una volta nella vita. È come essere un appassionati di musica rock e non aver mai ascoltato un brano dei Rolling Stones, o essere appassionati di letteratura fantasy e non aver mai letto Il Signore degli Anelli. Ripeto, Pong bisogna pagare pegno e almeno una volta bisogna provarlo. Fino a questo punto abbiamo quasi sempre visto videogiochi con astronavi, con combattimenti, con auto da corsa, ma in nona posizione c'è Bubble Bubble, un'opera di Taito pubblicata nel 1986 che ha dimostrato che non era sempre necessario affidarsi a queste cose per raggiungere il successo. I protagonisti di Bubble Bubble erano infatti dei simpatici draghetti che dovevano intrappolare i nemici dentro delle bolle e poi farli scoppiare. Una meccanica molto semplice ma anche molto divertente che all'epoca piaceva anche alle ragazze che di solito non erano solite frequentare le sale giochi. Bubble Bubble è un gioco davvero pieno di segreti, di oggetti bonus, ma la cosa divertente era giocarlo in compagnia di un amico per cercare di arrivare insieme il più lontano possibile, perché era pieno di livelli e arrivare comunque fino alla fine resta tuttora una delle imprese più titaniche nella storia dei videogiochi. Bubble Bubble resta comunque una delle opere arcade più iconiche di quegli anni. In ottava posizione troviamo Outrun, un altro classicone targato Sega del 1986 a cui ho dedicato anche un'intera puntata di videogiochi da ricordare. Le trovate comunque tutte linkate in descrizione. In quell'episodio l'ho descritto come il videogioco che ha incarnato, virtualmente parlando, uno degli immaginari più sentiti di quel periodo, vale a dire il viaggio on the road a bordo di una macchina sportiva con le spiagge, la musica, l'autoradio e una bella ragazza seduta sul sedile passeggero. Che dire, è rimasto davvero un gioco iconico che ancora oggi, se lo si prova, certamente il racing game hanno fatto dei passi in avanti, ma Outrun sa ancora restituire un senso di velocità davvero molto particolare, molto affascinante. Quindi posizione numero 8 per Outrun del 1986. Un altro degli immaginari tipici degli anni 80 erano quelle strade un po' degradate con dei delinquenti che rapivano delle ragazze e i fidanzati che dovevano liberarle a suon di arti marziali. Questa cosa l'abbiamo vista un po' dappertutto, nei fumetti, nel cinema e anche nei videogiochi. E uno dei più importanti videogiochi di quel periodo che riuscì a carpire questo immaginario e a trasporlo in forma ludica è stato Double Dragon, che occupa la settima posizione e che è stato pubblicato nell'87 da Technos Japan. Double Dragon è stato uno dei più iconici picchiaduro a scorrimento nella storia dei videogiochi. Proponeva un gameplay abbastanza immediato, abbastanza semplice. Ovviamente, come tutti i videogiochi dell'epoca, non era poi così semplice da portare a termine, però è stato davvero un'opera che anche da un punto di vista grafico ha saputo distinguersi e che poi ha dato seguito a tutto un filone che è stato molto importante per gli arcade in quegli anni. Ci sono stati dei seguiti della saga di Double Dragon e anche delle nuove serie sempre di picchiaduro a scorrimento che hanno fatto la storia. Su tutti ovviamente non si può non citare Final Fight, pubblicato nell'89 dalla Capcom.
In sesta posizione c'è Asteroids, pubblicato da Atari nel 1979. Asteroids è uno dei titoli più famosi della cosiddetta Golden Age delle sale giochi, che è un periodo che più o meno va dalla fine degli anni 70 e si estende per i primi anni 80. Asteroids lo si riconosceva prima di tutto dal punto di vista estetico per la sua grafica vettoriale, quindi con quelle sue linee bianche su sfondo nero che gli davano un aspetto molto pulito e anche molto futuristico. Ma poi un'altra caratteristica era quel senso di fisicità che restituiva la navicella, perché scivolava per inerzia e quindi ci obbligava a scegliere velocemente come procedere, se ad esempio sfruttare l'acceleratore per cercare di cambiare direzione, oppure se fare un salto nell'iperspazio, o ancora se sfruttare la potenza di fuoco per ridurre in piccoli pezzetti l'asteroide che ci stava venendo incontro. È un'esperienza, un gameplay che chiaramente ha fatto il suo corso, ma che all'epoca ha davvero catturato tantissimi giocatori. Defender occupa la quinta posizione e si tratta di un videogioco pubblicato nel 1981 dalla Williams Electronics. È uno shooter che ha segnato un prima e un dopo. Prima questo genere di videogiochi era solitamente caratterizzato da una certa verticalità, come ad esempio in opere come Galaxian o Galaga, ma con Defender lo scrolling iniziò ad essere anche orizzontale, quindi si poteva andare in un senso verso destra oppure verso sinistra. E poi introdusse anche tutta una serie di elementi strategici che lo resero uno shooter dove non bisognava semplicemente sparare alle navicelle nemiche. Bisognava fare attenzione anche a salvare degli esseri umani, quindi c'era, se vogliamo, anche un accenno di componente narrativa, e poi bisognava dosare i vari movimenti, fare attenzione a non eccedere con la velocità e sparare anche delle bombe per colpire delle minacce che si trovavano a terra. Un gioco molto affascinante che in quel periodo ha saputo conquistare l'attenzione di tantissimi appassionati di videogiochi. Ci avviciniamo al podio e in quarta posizione troviamo Donkey Kong, forse l'opera di Nintendo più importante tra quelle nate in sala giochi. Donkey Kong è stato pubblicato nel 1981 e viene ricordato non soltanto perché è la prima volta che compare Mario, che all'epoca non era ancora Super Mario ma si chiamava Jumpman. È ricordato anche perché è stato un gioco che ha conquistato non tanto i giapponesi quanto gli americani. All'epoca per Donkey Kong scoppiò una vera e propria mania negli Stati Uniti, tanto che vennero organizzati dei tornei su scala continentale di cui si parlò anche nelle riviste e persino in televisione. Pensate che su quel periodo, su questi tornei, recentemente nelle sale americane sono stati trasmessi dei videodocumentari che parlano proprio di tutti i vari campioni che si sfidarono in quel periodo nel tentativo di raggiungere il record migliore. Quindi Donkey Kong merita sicuramente di entrare in una delle posizioni più alte di questa classifica. Arriviamo finalmente sul podio e vi anticipo che è molto simile al podio che abbiamo visto nella classifica dei videogiochi più venduti, perché chiaramente se hanno venduto tanto probabilmente sono stati anche importanti. Però in questo caso in terza posizione ci metto Space Invaders, pubblicato nel 78 dalla Taito. È un gioco che ha avuto un successo incredibile, tanto vero che solitamente viene considerato l'arcade che ha dato il via alla cosiddetta Golden Age delle sale giochi, che poi si è estesa anche per i primi anni 80. È stato un gioco così di impatto a livello culturale che girava la leggenda secondo cui in Giappone a un certo punto in giro per il paese si faceva fatica a trovare monetine da 100 yen perché finirono tutte quante
nei cabinati di Space Invaders. Poi questa cosa è stata smentita anche dallo stesso autore, Tomohiro Nishikado, ma questa leggenda fa capire molto bene qual è stato l'impatto di questo videogioco non solo in Giappone ma poi in tutto il mondo, perché si potrebbe anche dire in qualche modo che è da qui che è nato anche il merchandising legato all'ambito videoludico. Di Space Invaders all'epoca, così come oggi, è ancora facile trovarli, mi sto riferendo alle astronavi di Space Invaders, è ancora facile trovarle sulle tazze, sulle magliette, sui muralex, un po' ovunque. Un gioco anche in questo caso che sente parecchio il peso degli anni, ma che comunque all'epoca ha saputo catturare tantissimi appassionati di videogiochi. Cosa posso dire di Street Fighter 2, un'opera del 1991 pubblicata da Capcom che occupa la seconda posizione? Dico che oggi i picchiaduro all'incontri sono un genere che comunque ha la sua folta schiera di appassionati, ma non è certamente il genere di videogiochi più ricercato in assoluto, ma c'è invece da dire che negli anni 90, dopo l'arrivo di Street Fighter 2, per almeno i successivi 10 anni i picchiaduro ad incontri sono stati il genere di videogiochi in assoluto più ricercato. Oserei dire non soltanto nelle sale arcade, ma in tutto il panorama videoludico. Bisogna anche sottolineare che l'influenza di Street Fighter 2 riuscì ad andare oltre l'ambito del gaming. Infatti in quegli anni scoppiò una vera e propria mania che conquistò anche Hollywood. Una cosa tutt'altro che scontata all'epoca era vedere un film su un videogioco con protagonista attori come Jean-Claude Van Damme, che all'epoca era uno dei principali volti noti della scena hollywoodiana. Su Street Fighter 2 poi furono realizzate anche diverse serie animate, gadget di ogni tipo e ovviamente non solo in Giappone ma in tutto il mondo fu protagonista anche di diversi tornei che contribuirono ad alimentare la scena degli eSports. E in cima a questa classifica ancora una volta sul podio ci va Pac-Man, un gioco del 1980 pubblicato dalla Namco. Pac-Man ovviamente non si trova in prima posizione a caso, è il gioco arcade che vedo citato più spesso, ha vinto addirittura il Guinness World Record per essere l'arcade più diffuso al mondo e all'epoca ha conquistato tutti con i suoi labirinti in cui si muoveva questo strano personaggio che doveva mangiare queste palline gialle e nel frattempo scappare anche da 4 fantasmini. È stata un'opera anche in questo caso molto iconica che, come dichiarato anche dal suo stesso autore Toru Iwatani, è stata pensata anche per cercare di avvicinare un pubblico femminile ed inoltre anche in questo caso è stata un'opera entrata a far parte della cultura popolare, così come detto anche per Space Invaders, anche per Pac-Man già dagli anni 80 era facile vederlo un po' da tutte le parti, non solo in sala giochi, ma anche sui cuscini, sulle magliette, sulle copertine, insomma un po' ovunque. Pac-Man oggi è stato anche protagonista di alcune scenette divertenti in film, cartoni animati. Credo che forse ai tempi è stato realizzato anche un cartone animato su questo personaggio. Comunque direi che la prima posizione se l'è meritata. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata, non è stato semplice per me stendere questo elenco, ci sono sicuramente dei grandi esclusi come ad esempio Missile Command, Gauntlet e tanti altri, ma spero che comunque le motivazioni che ho dato possano in qualche modo risuonare in voi che siete appassionati di videogiochi. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci rivediamo al più presto in una nuova puntata. Ciao!